Buongiorno ragazzi, benvenuti. Oggi parliamo della filosofia di Telesio, di Bernardino Telesio. Quando nelle scorse lezioni abbiamo trattato Giordano Bruno, io vi ho anticipato che Giordano Bruno, pur essendo il più importante del gruppo, appartiene ad una tendenza tipicamente rinascimentale, tipicamente italiana, anzi tipicamente meridionale del nostro sud Italia, che nella storiografia filosofica viene indicata come naturalismo rinascimentale. Il naturalismo rinascimentale è, come abbiamo visto parlando appunto di Giordano Bruno, quel movimento che cerca di trovare le cause dei fenomeni, le spiegazioni della natura all'interno della natura stessa, attenuando in qualche modo oppure addirittura annullando la distinzione tra il sensibile e l'intelligibile, cercando panteisticamente di identificare Dio e natura, di attribuire alla natura, alla materia, le caratteristiche che generalmente vengono attribuite a Dio. In questo modo l'ha fatto Giordano Bruno, lo farà Telesio, lo farà Campanella, ma Telesio è proprio un esempio classico di questo che sto per dire. Che cosa fanno questi autori? Attribuiscono alla natura, attribuiscono alla materia una animazione generale. L'idea è che la natura, la materia, ma l'universo inteso come un uno tutto, sia un grande animale, cioè la loro impostazione, così si suol dire, è organicistica, non meccanicistica, come sarà dopo con Cartesio, Spinoza, anche Galilei, con le filosofie della scienza moderna, della scienza sperimentale o delle filosofie che appoggiano la scienza sperimentale. Che sostengono la scienza sperimentale. Invece, durante questo periodo, insomma, fine 500, inizio 600, l'idea di base non è il meccanicismo, il parametro con cui viene interpretato l'universo, bensì appunto l'organicismo. Pensare che l'universo sia un unico grande animale che si muove, che sente, che ha una sensibilità, che produce fenomeni a livello di qualunque particella materiale, quindi anche gli enti inorganici, secondo questi filosofi, avevano una capacità di automovimento, di generazione. Ricordate quanto fosse importante per Giordano Bruno l'idea che la natura fosse sempre incinta, partorisse continuamente nuovi enti, anche addirittura di ragione. L'idea che contro Aristotele, la scolastica, non esistessero sostanze separate l'una dall'altra, che ogni ente fosse una sostanza separata l'una dall'altra, ma che in fondo noi e tutti gli enti dell'universo non siamo altro che accidenti di un'unica sostanza, che è l'universo, l'uno tutto, l'universo inteso come un unico ente animato, un unico ente senziente, un unico ente che si automuove, si autotrasforma, quindi una vera e propria filosofia, possiamo definirla così, panteistica. Bernardino Telesio, abbiamo detto, precede cronologicamente Giordano Bruno. Perché? Perché nasce prima di Giordano Bruno, è molto più giovane di Giordano Bruno, ma allora perché noi lo trattiamo dopo Giordano Bruno? Perché in realtà Telesio, dal punto di vista del successo delle sue opere, della pubblicazione delle sue opere, non è precedente a Giordano Bruno, ma è contemporaneo, perché l'opera più importante di Telesio, l'unica che veramente noi tratteremo, in realtà tratteremo in questa lezione, l'opera più importante di Telesio fu pubblicata dallo stesso Telesio quando egli era già molto anziano, ecco, quindi diciamo negli stessi anni, nello stesso periodo in cui Giordano Bruno pubblicò egli stesso
le sue opere. Bernardino Telesio nasce a Cosenza, un filosofo calabrese di Cosenza. Nasce a Cosenza, potete leggere queste informazioni schematizzate sulla lavagna dietro di me. Nasce a Cosenza nel 1509 e riceve la prima educazione da uno zio che si chiama Antonio, che era un umanista, una persona molto colta. Insieme a questo zio Antonio lui si reca a Milano e a Roma. Telesio resta a Roma, Bernardino Telesio, fino al 1527, quando Roma, forse vi ricordate avendo studiato la storia, viene drammaticamente saccheggiata dai Lanzichenecchi, dalle truppe mercenarie dell'imperatore Carlo V, all'epoca in guerra contro il Papa. Telesio è piuttosto sfortunato perché viene addirittura catturato e tenuto prigioniero per ben 2 mesi dai Lanzichenecchi, poi viene liberato. Una volta liberato lui si sposta a Padova nei primi anni 30 e si laurea in filosofia. Fate attenzione, si laurea in filosofia, però ha seguito anche lezioni di matematica, lezioni di medicina, quindi ha una preparazione a largo raggio. Dopo la laurea abbandona Padova e si trasferisce in diverse città italiane, a Roma, a Bologna, a Napoli. Ecco, proprio a Napoli lui scrive l'opera che gli darà fama europea, l'opera appunto fondamentale, l'unica opera importante di Telesio, De Rerum Natura Iuxta propria principia, in latino, spero che si legga il titolo, sulla natura secondo i suoi principi. E si intende ovviamente la natura studiata secondo i suoi principi. La polemica, come vedremo tra poco, è contro Aristotele, accusato di studiare, di intendere, di pretendere di conoscere la natura in base a principi errati, in base a principi che non sono quelli che informano realmente la natura. Lui scrive questa sua opera, la sua opera più importante, quella che noi tratteremo, intorno al 1550. Io ho scritto 1550 circa, ci impiega molti anni per comporla. Diciamo che lui inizia qualche anno prima, il 1550, e termina di scrivere l'opera qualche anno dopo, il 1550. Non lo sappiamo con sicurezza. Cosa succede? Poi si trasferisce a Cosenza negli anni che vi ho scritto alla lavagna, dal 1553 al 1563. Lì si mette a capo dell'Accademia di Cosenza, che già esisteva ed era un'accademia di tipo letterario. Lui la trasforma in un'accademia di stampo scientifico e di stampo filosofico. Nel 1565, vedete, quando Telesio non è già più giovane, vengono pubblicati i primi 2 libri. Attenzione, soltanto i primi 2 libri dell'opera, di quest'opera, nel 65. Nel 70 poi questi 2 primi libri del De Rerum Natura Iuxta Propria Principia verranno ripubblicati insieme ad alcuni opuscoli. Il libro ha successo dappertutto, in Italia, in Europa, tant'è vero che addirittura Papa Gregorio XIII invita Telesio a esporre i suoi principi, a insegnare la sua filosofia a Roma, e quindi Telesio si reca a Roma presso il Papa. Poi insegnerà la sua filosofia anche a Napoli, ma si tratta comunque di poche lezioni estemporanee. Lui non creerà mai una scuola, non si dedicherà mai in maniera continuativa ad un'opera di insegnamento. Nel 1586, vedete, Telesio è già molto anziano, poco prima di morire,
vengono pubblicati finalmente tutti i 9 libri dell'opera, che è molto poderosa, quindi nel 1586. Nel frattempo, Bernardino Telesio aveva fatto pubblicare alcuni opuscoli particolarmente critici nei confronti dell'aristotelismo, della scolastica, di alcune filosofie precedenti, nei confronti nelle quali lui porta avanti un'opera di critica e di modernizzazione, di proposte di modernizzazione. Bernardino Telesio muore dove è nato, nella sua natia Cosenza, nel 1590. Durante la vita Telesio ha sempre avuto buoni rapporti con la Chiesa cattolica, con l'ambiente cattolico, era fortemente integrato all'interno dell'ambiente cattolico. Abbiamo appena detto che lui addirittura era in buoni rapporti anche con il Papa Gregorio XIII, e questo nonostante il fatto che, come appena adesso vedremo, la sua filosofia sembrerebbe essere molto distante dalla dottrina ufficiale della Chiesa cattolica, una filosofia eretica, una filosofia incompatibile con molti punti, con molti dogmi del cattolicesimo. Eppure a lui non succede niente, Telesio non viene perseguitato fino alla sua morte. Tuttavia, il suo libro, i suoi libri, le sue idee verranno condannate e criticate da ambienti aristotelici dopo la sua morte. Ben presto anche i suoi libri, come quelli di tanti altri, vennero messi all'indice. Ma questo perché Telesio ebbe la fortuna di non essere perseguitato, incarcerato o processato o condannato dall'Inquisizione, come accadrà a Giordano Bruno e a Tommaso Campanella, semplicemente perché Telesio in qualche modo era vissuto prima che la Controriforma cattolica e l'Inquisizione esprimessero appieno il proprio potere repressivo. Però immediatamente dopo la sua morte anche le sue idee vennero condannate. Sin dall'inizio della sua opera, che vi ricordo si chiama De Rerum Natura Iuxta Propria Principia, vedete la lavagna alla mia destra dove ho schematizzato le cose principali, Bernardino Telesio opera una forte polemica nei confronti dell'aristotelismo, della scolastica, della tradizione aristotelica e del suo modo di interpretare la natura. Telesio non è minimamente d'accordo. Gli aristotelici, la scolastica interpretano la natura in maniera sbagliata. Perché? Perché applicano delle categorie metafisiche che nulla c'entrano con la natura, cioè interpretano la fisica attraverso la metafisica, attraverso nozioni metafisiche che in natura assolutamente non esistono, quali per esempio la forma, la materia, l'atto, la potenza. Invece Telesio sostiene un rinnovamento radicale da questo punto di vista. Bisogna approcciarsi alla natura, come dice il titolo dell'opera, secondo i suoi principi, secondo i principi della natura. Quindi la fisica aristotelica interpreta la natura su base razionale, cioè applicando alla natura una ragione metafisica che è assolutamente estranea alla natura stessa, e così la natura viene trasformata in qualche modo in una natura fantastica, in una natura assolutamente inesistente. La fisica aristotelica, dice Telesio, è un modo con cui la ragione metafisica viene proiettata sulla natura. Lui lo chiama addirittura un inconcludente monologo della ragione con se stessa. La ragione
in realtà deriva dalla sensibilità e la natura può essere conosciuta correttamente attraverso il senso, attraverso la sensibilità. Quindi bisogna interpretare la natura secondo i propri principi, i principi della natura e anche, attenzione, per interpretare correttamente la natura bisogna lasciare che la natura si disveli, si presenti a noi autonomamente. Stelesio così fonda una gnoseologia completamente basata sul senso, sulla sensazione, quindi una gnosiologia sensista che anticipa di secoli analoghe teorie come quella per esempio di Condillac o come quella di Hume. Il senso, la sensazione deve essere alla base della nostra interpretazione della natura. Ho scritto sensazioni, ma ho scritto anche senso perché? Perché Telesio molto spesso usa proprio questa parola, cioè senso. La conoscenza parte dall'esperienza, ma in maniera un po' diversa rispetto a quello che diceva Aristotele. Per Telesio, senso, sensazione vuol dire un contatto proprio diretto, tattile, un contatto vero e proprio tra i nostri organi di senso e la natura. Tant'è vero che, come vi ho scritto, lui, Telesio, pensa che l'organo di senso tra i cinque sensi, quello più importante, sia il tatto e non la vista, come dicevano Aristotele, un po' tutti gli antichi e tutti quanti fino a lui. Quindi Telesio è uno dei primi che in qualche modo critica, infrange la classica tradizione occidentale che vede la vista come il senso privilegiato, come il senso che ti fa conoscere più rispetto agli altri sensi. E invece no, perché la vista, gli occhi sono a distanza rispetto alla natura, mentre il tatto ti permette appunto quella comunicazione, quella identificazione tra il mio organo di senso e l'oggetto della natura che il mio organo di senso percepisce. Quindi anche la vista, l'udito e tutti gli altri sensi sono riconducibili al tatto. Inoltre, Telesio semplifica totalmente le categorie della natura aristoteliche, le nozioni della fisica aristotelica. Per lui non c'è neanche distinzione, in qualche modo, tra il sensibile e l'intelligibile. Infatti non ha senso per lui parlare, per Telesio, della distinzione tra una conoscenza sensibile e un'anima sensitiva e una conoscenza invece intellettiva che deriva dall'anima razionale. Per lui il sensibile e intelligibile, ma anche la conoscenza sensibile e la conoscenza intellettiva sono assolutamente la stessa cosa. Quindi non è vero, come dicevano gli aristotelici, che bisogna, per conoscere la natura, bisogna astrarre intellettualmente una forma dalla materia. Telesio non crede neanche all'esistenza delle forme aristoteliche. La natura proprio impatta con il nostro spirito, vedremo dopo che cos'è lo spirito, con il nostro spirito che noi abbiamo, ma attenzione che anche gli animali hanno, e modifica il nostro spirito. Quindi la conoscenza della natura proviene dall'azione della natura stessa. La natura, agendo autonomamente, va a modificare il mio spirito. E attenzione, per spirito Telesio non intende affatto un'anima spirituale, un'anima immateriale, un'anima separata dal corpo. Lo spirito è anch'esso corpo. Quindi che cosa succede? La conoscenza si basa totalmente sul senso, sulla sensibilità, e il senso
poi si evolve fino a trasformarsi, attenzione, prima in memoria, ve l'ho scritto, poi in immaginazione e poi in intelligenza. Ma memoria, immaginazione e intelligenza, fate attenzione, non sono qualcosa di veramente diverse, non sono delle cose veramente diverse, veramente separate dal senso, sono tutte ricondotte al senso. Quindi la memoria, l'immaginazione, l'intelligenza non sono altro che sensazioni più approfondite. In fondo, per Telesio, la sensazione e l'intelletto, il senso e l'intelletto sono assolutamente la stessa cosa. La memoria è fondamentale perché la memoria ci può far ricordare anche le sensazioni. Attraverso la memoria noi distinguiamo tra le sensazioni attuali e le sensazioni del passato. Cioè, comunque, la cosa fondamentale è che l'intelligenza, l'intelletto, non è qualcosa di diverso dal senso, attenzione, e non è assolutamente una sostanza spirituale incorporea diversa da quella dei sensi. L'attività dell'intelletto è del tutto analoga all'attività dei sensi. Possiamo dire, in realtà Telesio lo dice esplicitamente, che l'intelletto, l'attività dell'intelletto non è altro che una sensazione illanguidita. Il senso si trasforma in intelletto perché la sensazione è illanguidita in assenza di fronte a me dell'oggetto che ha prodotto la sensazione. Quindi l'intelletto le idee non sono altro che un tipo di sensazione, semplicemente una sensazione più blanda, più illanguidita, imperfetta, indiretta. È ovvio che i temi in comune tra Telesio e una teoria come quella di David Hume sono del tutto evidente. Quindi l'intelligenza e le sue operazioni vengono ricondotte totalmente alla sensazione. L'intelligenza e le sue operazioni non sono che particolari forme di sensazione. E siccome, attenzione, anche gli animali hanno la sensazione, Telesio ne trae la conclusione che anche gli animali abbiano un intelletto, cioè che anche gli animali ragionano. Certo, gli esseri umani ragionano meglio, in maniera più perfetta rispetto agli animali, in maniera più perfezionata rispetto agli animali, però attenzione, la differenza tra l'essere umano e gli animali non è altro che una differenza di grado, una differenza solamente quantitativa e non qualitativa, e questo già va a distruggere un caposaldo della gerarchia aristotelica. Come esattamente attraverso la sensazione la natura modifica il mio spirito, questo avviene attraverso due forze fondamentali che lui considera forze incorporee, la cui azione però in ogni caso incide sui corpi, il caldo e il freddo. Il caldo e il freddo che in qualche modo somigliano senz'altro, vi ricorderete, sicuramente vi fanno pensare ai principi di un qualche filosofo presocratico, qualche filosofo della physis, quelli che noi abbiamo chiamato presofisti. Quindi tutte le cause, le forme, tutte le categorie della metafisica e della fisica aristotelica vengono sostituite in un'opera di semplificazione da due forze pure incorporee, il caldo e il freddo. Il caldo e il freddo vanno ad agire invece su un ricettacolo inerte, su un principio inerte e passivo, che è la materia. La materia è corporea, quindi attenzione, la materia è il sostrato corporeo su cui agiscono
le forze incorporee del caldo e del freddo. Qual è la distinzione tra il caldo e il freddo? Ve l'ho scritto. Caldo e freddo hanno delle caratteristiche opposte. Il caldo è bianco, illumina, riscalda, rende leggere le cose e muove le cose, mentre invece il freddo, al contrario, è scuro e rende scure le cose. Il freddo ovviamente raffredda, a differenza del caldo che riscalda. Il freddo condensa invece di dilatare. Il freddo rende pesanti e rende immobili le cose. Il caldo, attenzione, è caratteristica dei cieli, del Sole e dei cieli, quindi degli altri pianeti. Invece il freddo, condensando e rendendo immobili le cose, rendendole anche pesanti, il freddo è ciò di cui è fatta la Terra, che infatti è fredda e pesante ed è ferma al centro dell'universo. Attenzione quindi, Telesio non è un copernicano. Telesio continua a pensare che la Terra sia il centro dell'universo e sia caratterizzata appunto dall'elemento freddo, mentre invece il Sole e gli altri pianeti girano intorno alla Terra, costituiscono i cieli, il cielo che è fatto, che è costituito dalla forza del caldo. Quindi il Sole e i cieli, attenzione, mentre la Terra è ferma al centro dell'universo, secondo Telesio, il Sole e il cielo hanno un movimento che è un movimento naturale, che è un movimento intrinseco, cioè il Sole e gli altri astri del cielo si muovono da soli, si muovono di per sé, perché appunto sono fatti dal caldo che li muove quindi dal proprio interno. Il movimento dei cieli è un movimento intrinseco, quindi il movimento dei cieli viene determinato da una forza che agisce all'interno dei cieli stessi. Non c'è più bisogno di supporre, a differenza di Aristotele e degli aristotelici, una causa esterna del movimento dei cieli, cioè ovviamente quel primo motore immobile eterno di cui parlava Aristotele e la scolastica, che davano per scontato che qualunque cosa si muovesse, anche il Sole ovviamente e il mondo celeste, si muovesse perché mosso da qualcos'altro, e quindi in questo caso dal motore immobile eterno che si trova nei pressi dell'ultima sfera, la sfera più esterna, la sfera delle stelle fisse. Invece Telesio fonda l'autokinesis, l'automovimento, e quindi della materia celeste, e quindi la sua totale autonomia. La natura trae dal suo interno il movimento, il divenire, la tendenza a mutare, a trasformarsi. Attenzione, il calore del cielo agisce sulla terra ed è responsabile di tutti i fenomeni della terra, di tutte le trasformazioni, di tutti i movimenti che sono sulla terra e anche delle forme di vita. Quindi il calore agisce sulla terra, e il calore ovviamente si scontra sulla Terra con il principio opposto, il freddo, perché la Terra, come abbiamo visto, è fatta di freddo. Dallo scontro di questi due principi opposti, caldo e freddo, derivano tutti gli enti molteplici che esistono sulla Terra. Attenzione, la diversità di questi enti dipende dall'intensità del sole, perché il caldo del sole e dei cieli, attenzione, agisce in maniera diversa in alcuni punti della Terra. È più intenso il caldo che viene dai cieli, in altri punti della Terra è più blando, e questo spiega perché gli enti terrestri siano differenti tra di loro. E anche un corollario di questo, forse l'avete già capito, è il fatto che la diversità tra i vari enti non è una diversità strutturale quantitativa, ma soltanto qualitativa, è solo una differenza di grado. Questo è il panteismo di Telesio. Gli esseri umani, gli animali, ma persino gli enti che noi consideriamo inorganici, in realtà
sono legati dal fatto di subire tutti l'azione di questa forza, cioè dal caldo, la forza del caldo che viene dalle regioni celesti, soltanto che gli enti terrestri subiscono questa forza celeste, cioè il caldo, a diverse intensità. Quindi non esistono più barriere o forme immodificabili, come Aristotele diceva. L'essere umano è una forma, ha una forma diversa da quella degli animali, diversa da quella dei vegetali, diversa da quella degli enti inorganici, dei minerali. Telesio non è assolutamente d'accordo, non è assolutamente d'accordo. Per lui non esistono le forme aristoteliche, non esistono neanche i generi, le specie. Mondo inorganico, mondo vegetale, mondo animale e umano sono in realtà collegati semplicemente diversificati da una differenza di grado. Quindi io ho più animazione, perché il caldo anima, gli animali hanno meno animazione, i vegetali meno, ma anche gli enti inorganici hanno una loro animazione. Come in Giordano Bruno, tutto l'universo viene visto come animato, in qualsiasi parte di esso, all'interno di qualunque particella materiale. Certo, l'essere umano diciamo usufruisce maggiormente dell'azione del caldo, perché nell'essere umano questo principio che appunto è immanente, il caldo, questo principio, questa forza immanente non trascendente, nell'essere umano, come abbiamo detto prima, si specifica come spirito. Lo spirito, l'abbiamo già detto prima, non è assolutamente qualcosa, un'anima immateriale, non è una facoltà spirituale immateriale. Lo spirito dell'uomo è materiale, è qualcosa di tenue. Telesio dice una materia tenuissima, simile al cielo. Lui dice simile è parente del cielo. Su questo spirito, abbiamo visto, il caldo si esercita in modo tale da procurarmi delle sensibilità. E quindi spero che sia chiaro in qualche modo il naturalismo, il panteismo di Telesio. E allora sulla sensazione si fonda anche l'intelligenza, l'abbiamo visto, ma lo spirito viene modificato anche in un altro senso, che ovviamente fa riferimento al carattere, alla morale, cioè lo spirito viene modificato dal caldo che proviene dal cielo, nel senso di farmi provare un piacere, oppure nel senso di farmi provare un dolore. E Telesio molto coraggiosamente costruisce anche la sua morale in maniera sensistica, cioè in base al piacere e al dolore. Potremmo chiamare la morale di Telesio un edonismo sensistico. Il bene è ciò che conserva lo spirito e quindi possiamo chiamarlo piacere. Il male è ciò che non conserva lo spirito, lo deprime, lo ostacola e quindi possiamo chiamarlo dolore. Quindi il vero bene è l'autoconservazione, la conservazione del proprio spirito. E la vera virtù, secondo Telesio, è una prudenza, che è una virtù che mi fa calcolare ciò che eh, permette di conservare lo spirito o ciò che invece ostacola, danneggia lo spirito. Quindi virtù e vizio sono calcolate in base alla propria autoconservazione. Quindi vedete che è esattamente come nella conoscenza, anche nella morale, l'orizzonte di Telesio è un orizzonte puramente sensibile, puramente mondano, che non ha più nulla a che fare con il sovrasensibile, con il trascendente, con un Dio che esiste oltre la materia del nostro mondo. E quindi una sorta di panteismo naturalistico, in cui abbiamo visto che sia la conoscenza sia la
morale si originano dalla materia, dalla materia stessa e da queste due forze naturali che sono il caldo e il freddo. Ma in questo modo, ovviamente, questo sistema sembrerebbe essere in totale contraddizione con il cristianesimo, con la teologia, con la dimensione religiosa. E infatti ci sono anche degli interpreti che hanno sostenuto che è difficile spiegare all'interno di questo sistema l'esistenza della libertà. E attenzione, Telesio però abbiamo visto che era un buon cristiano, amico anche di papi, non vuole rompere con la religione, non vuole costruire una teoria che non abbia più nulla a che fare con la religione. E allora lui alla fine dell'opera dice che all'essere umano e soltanto all'essere umano viene aggiunta una mens superaddita da Dio, cioè da un Dio trascendente che noi conosciamo non certo con la ragione, ma esclusivamente grazie alla Bibbia, grazie alla rivelazione. Queste cose ovviamente sembrerebbero contraddittorie con tutto quello che vi ho detto finora. Abbiamo detto che l'essere umano ha soltanto una differenza di grado, una differenza meramente quantitativa con i principi di animazione e le capacità di conoscenza, di movimento di tutti gli altri enti naturali. Invece adesso sembrerebbe Telesio smentirsi perché attribuisce all'uomo qualcosa di gerarchicamente superiore e comunque di totalmente separato, di totalmente inesistente rispetto a ciò che hanno gli altri enti. Una mens superaddita, una mente aggiunta sopra, super sopra, addita significa aggiunta, una mente aggiunta sopra, o meglio aggiunta da sopra, aggiunta da un Dio trascendente che corrisponde al Dio cristiano di cui finora Telesio non aveva fatto minimamente menzione. Come si giustifica questo? Molti hanno pensato che Telesio stia in qualche modo ingannando, che non ci credesse veramente a un Dio trascendente come quello cristiano, o al fatto che l'uomo che l'uomo abbia una facoltà qualitativamente superiore e diversa da tutti gli altri enti. Quindi molti hanno detto, ecco, Telesio ha fatto solo una concessione alla Chiesa cattolica, alla dottrina cristiana, perché proprio in quegli anni si stava sviluppando la Controriforma, lui rischiava di essere perseguitato e così via. Quindi si tratta un po' di un trucco, diciamo così, di una cosa che lui aggiunge così un po' per salvarsi, un po' per non essere accusato di eresia, per non essere perseguitato, ma a cui lui non credeva veramente. Quindi sarebbe stato un atto di dissimulazione. Altri interpreti, ma io non metto in discussione che abbiano ragione, questo secondo gruppo di interpreti invece sostiene che appunto Telesio non vuole rompere con la teologia e con la tradizionale dottrina cattolica e quindi lui esprime una filosofia naturale, una filosofia naturalistica, una filosofia panteistica, una filosofia naturale, una filosofia che lui crea soltanto appunto con la ragione, con gli strumenti materiali. Però lui forse evidentemente voleva dirci che oltre a questa sua teoria che deriva dalla ragione umana, esiste anche la rivelazione divina, quindi possono esistere questi due piani. C'è una piena autonomia della natura e della ragione filosofica dalla metafisica e dalla religione, però insomma comunque invece la religione e la metafisica ci dicono solo in base alla rivelazione che l'uomo ha qualcosa di più e quindi naturalmente si può interpretare in molti modi, in diversi modi, come appunto vi ho detto adesso, questa sorpresa finale della mens superaddita di un Dio trascendente. Tuttavia la modernità di Telesio
è molto grande ed è analoga alla modernità di un Pomponazzi, ma soprattutto di un Giordano Bruno, la cui filosofia in qualche modo gli somiglia. L'idea che si possa, l'idea molto moderna che si possa pretendere di costruire una fisica e una conoscenza della natura e di dare una spiegazione dei fenomeni della conoscenza e della morale soltanto attraverso strumenti naturali, soltanto attraverso presupposti che noi troviamo in natura senza ricorrere a strumenti metafisici. Bene, spero di essere riuscito a spiegare più o meno correttamente, chiaramente, Bernardino Telesio. Vi ringrazio e vi saluto, ci vediamo nelle prossime video lezioni. Arrivederci.